Ragazzi, non ve lo vorrei dire, ma tra esattamente 5 km l'Advent toccherà i suoi primi 200.000 km. Adesso ha tutti i numeri per poter stare in un parcheggio simile. È una pista a tutti gli effetti questa strada qui. Quando ho deciso di prendere questo mezzo, non mi piace come esteticamente. Per arrivare a questo chilometraggio, quella è una spia che mi ha dato un problema. Quale sarebbe stata la tua moto idea? Certamente ho speso più di quello che mi costa a me il 3. Tanti di voi mi chiedono: Massimo, hai pensato a prendere il 1300? Ma come dico sempre, la vita è fatta di emozioni. Piuttosto starà in un angolino, ma sicuramente penso. Non mi nascondo che qualche volta l'abbiamo steso a terra. E tu compreresti un GS 1200 con 100.000 km? È abbastanza proibitivo per i costi di manutenzione. Premesso che non l'ho mai provato, premesso che è una cavalleria esagerata, vi auguro a tutti quanti di trovare il mezzo giusto che fa il caso vostro, perché trovando il mezzo giusto avrete la chiave di volta per cambiare il vostro modo di vivere il mezzo, la moto. Will I ever learn to love again? Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Domenica 7 aprile 2024. Come vedete siamo da poco entrati in tangenziale. Le previsioni mettono una bellissima giornata, anche se c'è una leggera foschia, almeno dalle parti qui dove siamo noi adesso. Stiamo puntando il lago di Garda. A bordo con me c'è anche Cinzia e evitiamo di portarvi per la strada noiosa che faremo adesso, perché faremo anche un pezzo di autostrada inevitabile per avvicinarci velocemente. Ci ritroveremo nella parte più interessante, più accattivante, più bella del giro di oggi. A tra poco. Abbiamo lasciato l'autostrada all'altezza di Brescia Est e stiamo puntando alla Gardesana occidentale. In alcuni tratti questa strada qui è particolarmente trafficata, abbiamo fatto anche difficoltà, siamo sulla, come vedete, SS45 bis, ma poi comunque in descrizione vi lascerò la traccia GPX. Siamo arrivati a Salò e stranamente su questa strada, dove generalmente soprattutto vicino alle rotonde c'è una coda interminabile, come vedete si scorre decisamente bene. Sarà un caso, non lo so, ma per adesso ci godiamo questo caso. Ragazzi, non ve lo vorrei dire, ma a questo punto lo spoiler lo facciamo subito. Tra esattamente 5 km l'Adventure toccherà i suoi primi 200.000 km. Visto che tanti mi avete scritto che problemi ha avuto, cosa gli hai fatto, allora a tanti ho risposto in privato. Vi racconterò come è nata la storia verso questo mezzo, vi racconterò tutto quello che mi avete chiesto nelle diverse domande, sia su Instagram sia su Facebook e sia sotto ai video. Ma adesso godiamoci la giornata di oggi. Questo era giusto per dire che 199.997 toccati adesso. 3 km farò assolutamente una sosta per fare una foto al contachilometri del GS. Sotto di noi il lago di Garda. Siamo sulla Gardesana occidentale, una strada molto bella che però ovviamente ha dei limiti estremamente bassi, ma la Gardesana ce la porteremo soltanto per un po', perché tra un po' lasceremo questa strada e inizieremo a arrampicare su un'altra strada estremamente meravigliosa ed altramente panoramica. In località Barbarano stanno per scoccare, come vedete in alto a destra, i 200.000 km. Dai, eccoli qua, città di Gardone Rivera. Guardate in alto a destra, 200.000. Go, i nostri primi 200.000 km. Locali pieni. Sulla gamba destra, che siamo a favore di sole, si sente il sole caldo, ecco. In alcuni tratti è scesa la temperatura, siamo arrivati anche a 17, ma vi devo dire la verità, adesso si sta decisamente meglio. Siamo a Maderno. Vuoi fare una sosta a cafecito, Cinzia? Facciamo dopo? Facciamo dopo la sosta a cafecito, ha detto. A 3,3 km per l'esattezza lasceremo la strada della Gardesana occidentale e inizieremo ad arrampicare. Una volta arrivati in località Gargnano non potete sbagliare, qui si va a sinistra e si entra in un parco giochi che non ve lo dico neanche. Adesso vediamo un po' di queste
insegne gialle, speriamo di non avere sorprese, vediamo gare ciclistiche, speriamo che siano già state fatte, che non ci siano oggi, perché qua adesso si entra in un parco giochi veramente veramente meraviglioso. Invece Cinzia mi dice no, qua è la gara. Comunque vediamo, dai, ce la giochiamo, ormai siamo arrivati fin qua, tiriamo avanti per la nostra strada. Qui troverete asfalto perfetto, ma bisogna tenere molto molto alta l'attenzione, perché qui la gente corre e siccome noi vogliamo arrivare sani e salvi a casa, bisogna stare a recchiaritta qua, come si dice nei porti nostri. Giustamente Cinzia dice se ci fosse una gara di bici con le strade chiuse magari avrebbero transennato, quindi tutto questo ci lascia ben sperare. È un serpente che non finisce più, stiamo andando a velocità estremamente moderata perché vediamo che c'è parecchio traffico nel senso opposto, a volte arrivano anche delle macchine o delle auto o delle bici a tutta, ma sapere che la strada è chiusa è veramente tantissima roba questa strada qua. Cercheremo di toglierceli quanto prima da davanti se riusciamo, perché ha fatto un paio di curve che non ci piacciono minimamente. È una pista a tutti gli effetti questa strada qui. Adesso praticamente si punta a Valvestino. La strada qui in alcuni tratti è un po' sporca, ci sono delle curve dove c'è un po' di brecciolino, ma basta fare attenzione, stare con gli occhi aperti, insomma, come sempre. Qui adesso iniziamo ad avvicinarsi ai tratti più belli come panorami, come strada, ecco. Inizieremo a tuffarci su questa strada dove da una parte avremo la roccia, in alcuni tratti avremo la diga tra un po', che si aprirà davanti a noi tra non molto. Eccola lì, in lontananza si vede già. Guardate che passaggi qua che ci sono, very very beautiful. Se non avete fatto mai questa strada non potete non farla perché è veramente veramente bella. Tra l'altro l'asfalto in questo momento è ottimo, l'hanno sistemato, l'ultima volta c'erano delle imperfezioni di tanto in tanto, invece vi devo dire che adesso è praticamente perfetto. Arrivati alla diga, da qui in poi alla destra avremo la roccia, alla sinistra avremo il lago artificiale, ambiente bucolico, cascatine, e se siamo fortunati vedremo anche parte della dogana vecchia, la dogana della frontiera asburgica, fuori dall'acqua. Adesso qui la velocità si modera, si va piano e si sta con le antenne ancora più alte di prima. Ragazzi, forse c'hai ragione tu, più avanti più avanti. Comunque l'acqua è alta e temiamo che questo giro qui la dogana non la vedremo. C'è un po' di traffico, c'è un po' di movimento, ci sono tante moto e alcuni ciclisti. A sto giro, ragazzi, mi sa che non so se la vedremo perché l'acqua è abbastanza alta. Valvestino, probabilmente le piogge abbondanti dei giorni scorsi hanno fatto salire il livello della diga e ho i miei dubbi che riusciamo a vedere la dogana, la vecchia dogana, ma è l'ultimo dei problemi quello, sinceramente. La giornata è veramente spettacolare, c'è una leggera bava di vento, ma very very beautiful. Adesso vediamo se al punto dove solitamente ci fermiamo riusciamo a vedere qualcosina.
Ma adesso entriamo in un'altra strada, quella di Capovalle, che è un altro cinema all'aperto, un'altra strada incredibilmente bella e sinuosa con asfalto top e speriamo di godercela più dell'altra. Come vedete ci sono delle bici che scendono, qui la salita è abbastanza impegnativa, quindi per loro che scendono la velocità è abbastanza notevole. Noi come sempre cerchiamo di mantenere un basso profilo, ma allo stesso tempo di godercela un po'. Adesso qui davanti a voi guardate il navigatore, ci sono 3-4 tornanti uno dietro l'altro, si sale abbondantemente. Eccoci qua. Cinzia mi dice considera che io ho una mano, ma tranquillo, non esageriamo, passo deciso ma non con il coltello tra i denti. Qua sarebbe da portarlo un po' al limitatore, ma perderei Cinzia, quindi siccome voglio che si diverta anche lei, ecco, ci divertiamo tutti e due. Calma, calma. Alla tir la marcia, così tu non impazzisci a mantenerti, stati tranquillo. È o no uno spettacolo questa strada qua? Veramente un circuito, Qui adesso si fa un po' più stretta la questione. E moderiamo la velocità. Questa strada ci porterà sul lago di Idro, dove faremo la nostra pausa pranzo. A prescindere che voi la facciate nel senso in cui la stiamo facendo noi o nell'altro senso, è incantevole. Capovalle, ragazzi, la strada che vi porterà sotto al lago di Idro, e anche lì è un circuito. Questa qui a salire è strepitosa, l'ho fatta più volte, a scendere è particolarmente impegnativa perché la discesa è molto in piedi, quindi se non volete bruciare i freni dovete far lavorare abbastanza il freno motore, ecco. È un serpente che non finisce più. Il pericolo corsa di bici l'abbiamo scampato. Abbiamo quasi finito la discesa verso il lago di Idro. Il lago di Idro è qui davanti a noi, dietro queste curve. 22 gradi, si viaggia divinamente. Di tanto in tanto qualche moto, ma niente di drammatico. Ecco qua il segnale che ci avverte che siamo in località Idro. 4 km e mezzo e arriviamo nel punto dove terminerà la nostra tappa di andata. C'è un parcheggio con una bella panchina sul lago e penso che quella sarà la location del nostro pranzo. Il lago è alla nostra destra, l'abbiamo già visto, adesso ci mancano gli ultimi 4-5 tornanti per arrivare all'altezza del lago e accomodarci su una di quelle panchine che speriamo di trovare libere lungo lago, altrimenti poi troveremo uno dei nostri posticini. Ci sono anche tante aree picnic proprio in pieno tornante, ma cercavamo qualcosa con una vista più accattivante del tornante, ecco. Eccolo qua il lago alla nostra destra, non so se voi riuscite a vederlo, forse adesso sì. Strada veramente strepitosa, bellissima, SS45. Eccoci qui, arrivati sul lago, il nostro parcheggino solito questo, e qui ci sono anche delle panchine dove speriamo di trovare qualcosa, se no ci attrezzeremo diversamente. La panchina è libera, ci mettiamo qui. Sì, ce ne sarà un'altra pure. Intanto ci mettiamo qua, così abbiamo la moto bella in vista. E come siamo dei perfetti orsi, lasciamo questo posto qui, questo parcheggio qui, e ci mettiamo esattamente lì. Adesso sposto la moto là
Ci sono 2 o 3 panchine con anche lo schienale, con proprio vista lago e nessuno che ci dà nessun tipo di fastidio. Adesso andiamo là. Eccoci qua ragazzi, questa sarà la location del nostro pranzo. Adesso vi mostro dove siamo allocati. C'è una bella panchina a fronte lago. Eccolo qua, guardate qua che panorama che abbiamo davanti a noi. Lì praticamente dove eravamo prima, siamo spostati di 20 metri, pranzi a bordo e se non ricordo male poi avremo una conferma, ci dovrebbe essere avanzata della pizza di ieri sera. Cinzia il sabato fa la pizza, solitamente avanzata pizza, vero Cinzia? Ovvio, fatta apposta una teglia in più. Sabato sera pizza. Pizza e allora buon appetito. Appetito. Pranzo finito, adesso lasciamo il GS parcheggiato qua, tanto non penso che tocchi niente nessuno. E ci andiamo a fare un caffesito veloce, un caffesito al volo e poi torniamo dal GS. E a questo punto, visto che in tanti me l'avete chiesto, vista la bella location, ne approfitto anche per farvi il punto della situazione di questi primi 200.000 km. Cercherò di rispondere a tutte le vostre domande. Sono arrivato al mondo BMW nel 2016, al rientro da un viaggio in Spagna e Portogallo con Cinzia. Partimmo a bordo di un V-Strom DL1000 con all'incirca 95.000 km, se non ricordo male, mancavano poco per i 100.000. Al rientro ebbi un piccolo problema con il V-Strom e allora presi la palla al balzo per cambiare mezzo, cambiare moto e siamo rientrati a Pavia. Ho accompagnato Cinzia in Abruzzo, siamo scesi in auto, avevo ancora una settimana di ferie, presi la palla al balzo per andare nel concessionario BMW e provare questo mezzo. La prova su strada è durata circa 10 minuti. Al rientro da questo giro di pochi minuti ci siamo accomodati davanti alla scrivania, ho firmato i moduli per comprarlo e questo è stato il mio primo acquisto BMW GS 1200 Adventure LC. Ho fatto il bonifico per dargli l'acconto, il saldo gliel'avrei dato qualche giorno dopo e per il ritiro invece sarei tornato in Abruzzo circa 15 giorni dopo. Sono arrivato in Abruzzo che era giovedì, pensate il sabato ero di nuovo in concessionaria a fare il mio primo tagliando di 1000 km. Avevo girato l'Abruzzo in lungo e in largo perché mi rendevo conto che anche se come stazza io non sono un Vatus, non sono molto alto, quindi per me è stato molto difficoltoso, soprattutto all'inizio, approcciarmi a un mezzo così imponente, così importante, così grosso, così pesante, però più guidavo questo mezzo più mi rendevo conto che probabilmente era il mezzo che avrebbe fatto al caso mio. Dal 2016 ad oggi, come avete visto, ho percorso 200.000 km, adesso ho superato anche quella soglia lì e vi devo dire a tanti coloro che mi scrivono cosa hai cambiato, cosa hai sostituito, che problemi ti ha dato questo mezzo, fondamentalmente mi ha dato 2 semplici problemi, 2 spie che si continuano ad accendere con una certa frequenza, una più spesso e una di tanto in tanto. La prima, quella che si accende molto più velocemente, è quella della benzina. Quella è una spia che mi ha dato un problema, la seconda spia è quella del service. A parte gli scherzi, non mi ha mai dato nessun tipo di problema. Le uniche cose che ho sostituito a questo mezzo sono le batterie dei sensori. Per ora ho sostituito soltanto quella anteriore, ho fatto il video, nella playlist c'è della manutenzione, come si sostituisce la batteria di un sensore di pressione di un BMW, ma per il resto l'unica cosa che ho fatto è stata la semplice manutenzione ordinaria: olio, filtro, candele, pastiglie dei freni anteriori e posteriori. Ecco, ho cambiato sì i dischi anteriori e dischi posteriori. Ho fatto il richiamo del cardano a circa 165-170.000, ma l'ho fatto semplicemente perché era appunto un richiamo. Se non ci fosse stata questa finestra per la sostituzione non mi sarei fatto nessun tipo di problemi, perché ero certo che il cardano non sarebbe mai rotto. Quando andai a ritirare il mezzo, dopo l'intervento del richiamo, mi dissero il cardano era semplicemente perfetto, ma questo lo sapevo già perché l'avevo ingrassato circa 10.000 km prima ed era come nuovo, non aveva una punta di ruggine, era semplicemente nuovo. Tanti di voi mi chiedono: ma BMW, il GS è il mezzo migliore che c'è? Il mio modesto parere, non esiste un mezzo perfetto, non esiste il mezzo migliore, esiste il mezzo che fa il caso vostro, esiste il mezzo che fa il caso mio. Io in questo mezzo, in questo che tanti credono essere un pezzo di ferro, ho trovato esattamente la mia metà. Non ho sicuramente la stazza per guidare un mezzo del genere, sicuramente avrei bisogno di almeno 10 cm più in altezza per guidare un mezzo simile, ma una volta prese le giuste misure vi posso garantire che tutta la mole, tutto il peso, tutta la difficoltà che magari si può avere da fermo svanisce in un attimo quando si è in viaggio, quando si è in strada. Una volta inserita la prima diventa una bicicletta. Quello che io ho trovato in questo mezzo sicuramente non l'ho trovato in altri, non ho neanche avuto la volontà
di provare altri mezzi, perché sinceramente questo è un mezzo che più lo guido e più ho fame, ho voglia, ho frenesia nel guidarlo. Quando ho deciso di prendere questo mezzo, che per me era il primo con il cardano, tanti motociclisti, tanti amici che mi conoscevano mi dicevano: ma tu sei sicuro di prendere una moto col cardano? Una moto col cardano, se si rompe il cardano sono tanti soldi che vai a spendere, il cardano poi si rompe facilmente, è rischioso, è pericoloso. Allora io vi faccio due banalissimi conti della massaia di Voghera. Un trittico, catena pignone e corona, mediamente di una moto di queste dimensioni, di 1.000, 1.200, siamo intorno alle 400 euro più o meno. E montato, se trovate il meccanico che è amico vostro, che ve lo fa un prezzo ragionevole, lo trovate a 4,50. Un trittico dura mediamente 30.000, se lo curate bene, se lo lubrificate bene, se non vi piace molto dare gas, probabilmente ce la fate. Se parliamo di moto con una cavalleria sostanziosa come un KTM e come una Ducati, mi viene in mente che chi compra un mezzo del genere gli piaccia accelerare, ovviamente. E se vi piace accelerare, probabilmente non raggiungerete neanche i 30.000 km. Supponendo un costo di 450 euro a trittico, per arrivare a questo chilometraggio avrete superato la soglia dei 2.000 euro di spesa. Beh, io quei 2.000 euro di spesa non li ho mai tirati fuori, tralasciando poi tutti gli sbattimenti che ha la catena: ingrassaggio, la pulizia, bisogna regolarla se si va in uno, se si va in due. A fine di una giornata dove magari si fanno 600, 700, 1.000 km sotto l'acqua, bisogna quindi fermarsi, lubrificare, cioè si diventa schiavi di quel trittico. Anche se ci sono diverse locandine dove dicono che la catena delle moto è l'unica catena lì che vi rende liberi, e questo è verissimo, in questo caso diventa una vera e propria schiavitù. Quindi se mi dite: ricompreresti una moto col cardano? Assolutamente sì. In questo momento farei fatica a pensare di comprare un mezzo con la catena, anche se a chi mi ha chiesto più volte: se non esistesse il BMW, se non esistesse il GS, quale sarebbe stata la tua moto ideale? Premesso che non ho mai provato KTM, il mezzo che penso avrei comprato se non fosse esistito questo sarebbe stato un KTM Super Adventure. Premesso che non l'ho mai provato, premesso che è una cavalleria esagerata, premesso che probabilmente non avrei mai sfruttato tutto quello che può dare una moto del genere, come probabilmente non ho sfruttato neanche al 70% quello che può dare un GS, quello sarebbe stato il mio mezzo in alternativa al GS. Ma siccome il GS c'è ed esiste, l'idea di cambiarlo non c'è. E qui arrivo a una delle tante domande che mi avete fatto spesso: quando è che pensi di cambiare questo mezzo? Ragazzi, la mia risposta è mai. Spero che questo mezzo duri ancora per altri 10, 15, 20 anni, perché per me non è soltanto un pezzo di ferro, è una moto che mi ha dato e ci dà, parlo pure per Cinzia, emozioni. Mi ha portato a me di più, a Cinzia, a circa la metà dei chilometri che abbiamo fatto insieme. La moto a 200.000 km, Cinzia ne ha condivisi con me un buon 100.000. Una moto che ti ha portato dappertutto, da Capo Nord al Marocco, dall'Islanda a Cisinau, dai Balcani, insomma alla Svizzera. Abbiamo girato veramente, veramente tanto. Io mi affeziono a un prodotto del genere e credo e spero un domani, il più lontano possibile, quando questa moto non sarà più in grado di camminare, oppure magari io avrò perso la testa per un altro mezzo, mi auguro tanto di tenere questo mezzo stesso con me in box. Piuttosto starà in un angolino, ma sicuramente non lo venderò, perché come vi ho detto, per me non è soltanto una cozzaglia di ferro, ma è una mia estensione. Avete presente una mela quando la dividete a metà? Ecco, questa è la mia esatta metà, anche se per tanti versi non potrei permettermi questa stazza. Ho trovato con questo mezzo il giusto connubio, soprattutto all'inizio, scendendo da un mezzo notevolmente più basso del GS, il V-Strom. La prima cosa che si nota è l'altezza della sella, e quando si è in due a motocarica vi garantisco che scegliere il posto giusto dove fermarsi fa la differenza. Non vi nascondo che qualche volta l'abbiamo steso a terra, se inevitabilmente vi si chiude il manubrio potete essere alti anche 2 metri, ma la moto a terra l'appoggiate sicuramente, perché il peso è notevole e con lo sterzo chiuso tenerla in piedi è veramente veramente impossibile. Detto questo, fatto questa piccola premessa, una volta che prendete le misure sul dove fermarmi, se posso guidare io un mezzo del genere, che sono alto 1,73, potete farlo anche voi, può farlo chiunque. Un errore che ho fatto io all'inizio e che probabilmente farete anche voi o che faranno in tanti è il pensare che avvicinarsi a un mezzo del genere è abbastanza proibitivo per i costi di manutenzione. Io all'inizio, come vi dicevo, avevo un V-Strom e i costi di manutenzione erano veramente bassi, perché mi facevo tutto quanto io. Poi inevitabilmente con la garanzia italiana li ho fatti fare sempre ed esclusivamente in BMW, fin quando è uscito dalla garanzia, e a quel punto
tagliandoli ho iniziato a farli da me. Il costo della manutenzione di un mezzo simile, se vi fate la manutenzione voi, non cambia assolutamente dagli altri. E comunque, detto proprio fuori dai denti, io in BMW, in Auto Abruzzo, la concessionaria di Pescara, non ho mai speso una follia. Certamente ho speso più di quello che mi costa a me il tagliando, ma un tagliando mediamente lo pagavo 210 euro, quello da 20.000 km, quello successivo dei 40, ovvero quello dove c'è magari il controllo valvole bla bla bla, spendevo 2,30, 2,40, quindi mi sembra un costo accessibile a tutti, ecco. Tanti di voi mi chiedono: Massimo, hai pensato a prendere il 1.300? Il 1.300 a me non fa impazzire, tant'è che non ho neanche richiesto di provarla su strada. Non mi piace come esteticamente, non mi piace la protezione aerodinamica, che è praticamente inesistente. Sicuramente avrà un motore evoluto rispetto al 1.200, sicuramente ha tanta tecnologia, vedi il radar e vedi tante altre cose che comunque per la sicurezza servono, ma come dico sempre, la vita è fatta di emozioni. A me il 1.300 non fa emozionare. Adesso tanti di voi diranno: questo qui è il soldo che non può permettersi il 1.300 e dice che sta bene col 1.200. Sicuramente non sono milionario, sicuramente non sono JR, ma potrei permettermi tranquillamente un 1.300, anche 2 attualmente, o forse anche 3. Ma a prescindere da questo, quello con cui vorrei anche chiudere poi il finale di questo video è di augurare a tutti voi di trovare il mezzo giusto per voi, perché se voi trovate il mezzo giusto, quel mezzo vi rapirà tutto il tempo libero. Avrete fame di guidarlo, avrete voglia di consumare benzina, di consumare gomme e di fare strada che poi alla fin fine sono emozioni, conoscerete persone nuove, vedrete posti nuovi, sentirete odori diversi. Attraversare un posto in moto e arrivarci in aereo sono due cose totalmente distinte e distanti per quel che mi riguarda. Quindi l'idea di cambiare mezzo non c'è e non ci sarà. Le cose che ho sostituito a questa moto ve l'ho detto quali sono. A parte il tagliando, ho cambiato la batteria del sensore anteriore e i dischi. Fine, stop. E probabilmente anche parlando con Lele Venerito, uno dei fratelli del Centauro, dell'officina che c'è a Pavia, Lele mi dice: probabilmente tu non hai mai avuto problemi perché la moto l'hai usata tanto. E come tutte le cose, più si usano e meno si rompono. Perché una casa inizia a essere diroccata quando è disabitata? Perché probabilmente il non usare un determinato prodotto, quindi non fargli la giusta manutenzione, fa sì che ne deperisce ulteriormente. Adesso tanti mi chiedono: vorrei avvicinarmi al mondo BMW, ho trovato delle occasioni, tu compreresti un GS 1200 con 100.000 km? Io un GS 1200 con 100.000 km al giusto prezzo lo comprerei, anzi vi dirò di più, preferirei comprare un BMW GS con 100.000 km, magari 10 anni o 5 anni, quello che è, piuttosto che un GS con 10.000 km magari e 7 anni di vita, perché quel GS con 10.000 km per assurdo potrebbe darvi più problemi di una moto che è stata utilizzata. Tante persone mi dicono: ma tanto ormai questa moto qui non ha più valore, non dovevi venderla prima per recuperarci qualcosa. Ragazzi, io non ho mai comprato un mezzo con l'idea di venderlo per smenarci poco. Io quando ho comprato il GS ero consapevole che con questa moto avrei fatto strada e l'avrei tenuta per tanti anni. Anzi, vi dirò di più, quando andai a firmare il contratto, che generalmente quando compro un mezzo nuovo e firmo il contratto deve essere al 7° cielo, io quel giorno avevo un po' di magone. Tant'è che Cinzia mi disse: ma tu hai comprato una moto del genere e non sei felice? Il problema mio in quel momento era un altro, non il pagare della moto, che fortunatamente non era un problema. Il problema mio principale era comprare un mezzo che magari non avrei sfruttato a dovere. Cioè, la mia preoccupazione era: faccio un investimento del genere, sto comprando una signora moto e poi magari non sono in grado di viaggiarci. Quello sarebbe stato il mio problema più grande e proprio per questo non mi sarei mai immaginato di arrivare a 200.000 km. Quando ho comprato il BMW stavo scendendo da un Suzuki DL1000 che era quasi arrivato a 100.000. Io non avrei mai pensato di arrivare a 100.000 con questa, e figuriamoci se pensavo di arrivare a 200.000, ma non perché il mezzo non tenga i chilometri. Questa qui, se vuole, mi sotterra. Il problema sono io, che non avrei mai pensato di viaggiare così tanto. E invece, probabilmente, proprio per quello che vi dicevo prima, che la passione verso questo mezzo, verso quello che è il mezzo che secondo me è l'ideale per me, e secondo voi magari ne troverete altri, quella scelta di quel mezzo è una scelta che vi cambierà il modo di vivere la moto. Questo ve lo posso garantire al 100%. Se voi comprate un mezzo che vi piace, i chilometri li fate, avrete voglia di usarlo. Se voi comprate un mezzo che vi fa storcere il naso, vi fa givoltare a vedere altri mezzi,
allora probabilmente non è il mezzo che fa per voi. Quindi concludo questa breve parentesi dicendo: vi auguro a tutti quanti di trovare il mezzo giusto che fa il caso vostro, perché trovando il mezzo giusto avrete la chiave di volta per cambiare il vostro modo di vivere il mezzo, la moto. E con queste parole concludo questa breve chiacchierata su questi 200.000. Spero di aver risposto a tante domande che mi avete fatto su Instagram, su Facebook e sotto i video. Adesso mi rilasso un pochettino e poi riprendiamo il viaggio. Mentre io facevo il video, Cinzia è entrata su Facebook e ha visto che Bruno è da queste parti qui insieme a Giusy. Allora, finito il video, me l'ha detto, l'ho chiamato e quindi dovrebbero arrivare Giusy e Bruno. La giornata è semplicemente spettacolare, 22-23 gradi. Ecco qua, guardate qua. Guardate il personaggio dove sta, a prendersi il sole qua. Habitat naturale. Solo c'è il palo adesso che ti fa un po' la luce. C'è il palo che ti fa un po' l'ombra. Ti fa un po' ombra, sì, è solo dagli occhi ti arriva. Adesso troverà una posizione giusta, ecco, già trovata, precisa. Giusy e Bruno si intrattengono perché poi devono andare anche alla forra. Pensavo che loro la forra l'avessero già fatta e quindi potevamo fare un pezzo di strada insieme. Quindi a questo punto noi lasciamo il lago d'Idro e ci riavviciniamo verso casa. Cinzia si è rilassata al sole, sta bella contenta, ancora un po' di colore l'ha preso, le temperature sono alzate, ci siamo alleggeriti, fa particolarmente caldo, al sole si sta decisamente bene a maniche corte. C'è gente che prende il sole, in questo momento hanno tirato fuori persino gli ombrelli per farvi capire il sole picchia. Sole, temperatura da mare. Da mare. Com'è Cinzia, temperatura? Da mare, al sole. Costume, dai. Go! Stiamo andando al mare. Ripartiamo da Idro e si attraversano questi piccoli borghi, velocità moderata, come vedete il traffico praticamente è inesistente. Ci sono la bellezza di 26 gradi e mezzo, beautiful. Stiamo puntando Casto e puntiamo quindi la Valtrompia, poi da lì ci avvicineremo verso Brescia e rientreremo in autostrada. Adesso siamo arrivati a Casto, tra 150 metri ci teniamo sulla destra e facciamo via Rive. Dovrebbe essere una strada abbastanza impegnativa e tortuosa, vediamo un po'. Il navigatore ci dice che è tutta una curva, vediamo dove ci andiamo a tirare dentro. La salita è very very strong, guardate qua, mamma mia. Si sale in maniera vertiginosa, non apro tutto, se no la mettiamo su una ruota del GS, però insomma. Adesso c'è una curva sulla sinistra e poi ci sono un'altra serie di tornanti. Qui ci teniamo tutto a sinistra. Mamma mia, qua devi spingere, sì, devi scendere a spingere qua. Fortuna che non viene nessuno. Qui mo? Allora, qui c'è stop. Ok, e si sale qua. Probabilmente abbiamo accorciato perché quel GS 1300 l'avevamo prima davanti a noi. Questo mo dirà: questi qua sono un mio incubo, dove sono usciti? Beh, diciamo che per accorciare, noi abbiamo preso quello probabilmente per accorciare 200 metri. La prova strada è molto invitante, magari gli diamo un po' un'acceleratina, che diciamo un po' di brio. Con moderazione, brio ma moderazione. Guardate che budello che ragazzi. Questi davanti a noi stavano prima. È il gesto che abbiamo lasciato a Idro. Avevamo loro davanti a Idro. Sì. Che poi porta in località Londrino, quella che stiamo attraversando, è veramente veramente bella. Asfalto ottimo, bei paesaggi e poco traffico. Guardate di fianco a noi che roba è, c'è uno spettacolo pazzesco. Nessuno ne parla, ma la benzina sta tornando, o meglio è tornata a prezzi folli. Qua 1,93, ma abbiamo trovato anche prezzi leggermente superiori ai 2 euro. Qua agli italiani, se gli tocchi il calcio si rivoltano, gli tocchi la benzina, muti rassegnati. Comunque da qui in poi sarà un po' noiosa la strada, perché ci attende l'avvicinamento a Brescia e poi da lì entriamo in autostrada. A questo punto vi evito la strada noiosa e ci vediamo più tardi per un saluto, per la chiusura del video. Adesso a tutti i numeri per poter stare in un parcheggio simile.
Ragazzi, siamo arrivati a casa, o meglio mancano ancora una quindicina di chilometri. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, il video è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.